Ogni viaggio si porta dietro di sé tante storie e oggi vi racconteremo un nuovo capitolo. L'esperienza che sta per cominciare è sicuramente una delle più emozionanti. Di fronte a noi la carretera australe, una delle strade più panoramiche e al tempo stesso più remote al mondo. Questa strada è stata ultimata da pochi anni e dà una continuità territoriale al Cile, che nell'estremo sud del mondo è un insieme di fiordi, valli strette, laghi e ghiacciai. La cosa che ci rende più curiosi è proprio l'evoluzione di questo paesaggio scendendo verso la Terra del Fuoco, e lo capirete in questo video e nei video a seguire. Stiamo davvero molto bene. Essere arrivati fin qui dal Canada è un grande successo per noi e anche per lui. Dopo aver passato molto tempo in Argentina, ora è arrivato il momento di avventurarci in una delle mete più suggestive in Cile per gli amanti dei viaggi. Eccoci al video carretera australe. Da questo momento ci sarà solo una strada che percorrerà in senso longitudinale tutto il Cile. A destra si va a Puerto Montt, che è l'inizio della carretera australe, dove si prendono i traghetti, mentre noi andremo verso Coyhaique, spero che si dica così. Oggi pomeriggio faremo un piccolo trekking, andremo a percorrere un sentiero di circa 4 km che sale su per vedere un ghiacciaio che fa parte di uno dei gruppi dei ghiacciai qui della Patagonia cilena. Questo qui in particolare si chiama Ventisquero Yelcho. In pratica risaliremo questo fiume che ha il classico colore lattiginoso a causa dei limi glaciali che vengono da lassù. Sentiero assolutamente reale qui in Cile. Siamo all'interno del Parco Nazionale Corcovado, un'area protetta qui della Patagonia. Siamo arrivati al primo mirador, c'è tantissimo verde, sembra quasi una foresta tropicale, tutti gli alberi sono ricoperti di muschio e altre piante. Qua in questo cartello si possono vedere gli animali che ci sono in queste zone, e c'è il condor che ancora ci manca da vedere, il puma, sarebbe bello vederlo, il zorro colorado, il pudù, la guigna e la ranita. Speriamo di vedere qualcosa, e intanto questo è il primo mirador, si vede là il ghiacciaio, è immenso e siamo solo a 171 metri sopra il livello del mare. Siamo arrivati all'ultimo mirador, da qui si può vedere benissimo il ghiacciaio. Abbiamo letto un po' il cartellone informativo e praticamente c'è scritto che questo ghiacciaio, da come si vede adesso, è arretrato di circa 1800 piscine olimpiche in termini di estensione, e questo a causa dell'aumento della temperatura media terrestre. Questo valore infatti aumenta ogni 10 anni di circa 0,25 gradi. Questa è la vista più vicina che riusciamo ad avere, e il ghiacciaio doveva arrivare praticamente fino alla fine di quella valle e doveva essere molto più alto. Come praticamente tutti i ghiacciai del mondo, anche questo è in arretramento. Tuttavia il sentiero che abbiamo fatto ha meritato veramente, perché una natura così rigogliosa non la incontriamo dal Costa Rica, e quello che abbiamo appena attraversato si chiama Bosco Sempreverde. L'abbiamo anche noi in Italia, però questo è quello patagonico.
Ok, appena 20 km su questa strada e già direi che va bene. E questo non è che l'inizio. Ci rimettiamo in viaggio per rispettare la tabella di marcia e approfittare della bellissima giornata fuori. Ci siamo fermati un attimo alla stazione di servizio per caricare un po' d'acqua. Qui le stazioni di servizio sono nuovissime e pulitissime. Ovviamente c'è tutto il kit per i ciclisti per fare manutenzione, gonfiare le gomme e tutti gli attrezzi nuovi di zecca. Qui c'è una cartina della Carretera Austral e noi ci troviamo in questo punto, siamo alla Junta in questo momento e faremo tutto questo pezzo qui fino ad arrivare a Coyhaique e poi a girare questo lago e poi penso che passeremo da qua, da Passo Robaillos. Come vedete qua è tutto frastagliato, ci sono dei fiordi, il paesaggio è tipo Norvegia. La Carretera Austral si snoda per 1200 km lungo le valli della Patagonia cilena, incastonate tra i ghiacciai più grandi del continente. In questo momento stiamo osservando il Rio Frio. Il suo nome chiaramente è per le sue acque gelide, ma ciò che risalta ai nostri occhi è sicuramente il suo colore turchese. Guidiamo tutto il pomeriggio e ancora tutto asfalto, per fortuna. All'orizzonte si vede dell'acqua, ma questa volta non è un lago. Siamo arrivati nel paesino di Puyunuapi che si trova praticamente sull'oceano ed è uno dei fiordi di questa regione. Infatti questa qui che vedete è acqua del mare. Non sembrerebbe, anche perché è veramente calma, però trovandosi a più di 100 km dal mare aperto, perché siamo in un canale, l'acqua è piattissima e costituisce un vero e proprio rifugio per i delfini, per le balene che dovrebbero vedersi, solo che non ne abbiamo visto fino ad ora. Siamo al chilometro 400 della Carretera Austral, una strada che si sviluppa per circa 1000 km in direzione sud e fu voluta nel 1970 da Pinochet. La Carretera Austral corre lungo il fiordo in quella direzione e adesso noi la percorreremo, solo che ci hanno detto che è sterrata, quindi dobbiamo stare attenti, si va piano oggi. Diciamo che questo paesaggio ci ricorda un po' quello dell'Alaska, sia per il freschetto, forse per i fiordi. E questa notte abbiamo avuto come vicini dei tedeschi che hanno un super mezzo d'assalto per fare il giro del mondo, 4x4, beati loro. Usciamo da questo piccolo villaggio di pescatori e decidiamo di proseguire tutto il giorno. C'è vento e fa freddo, quindi oggi niente trekking, ma anche dal finestrino la vista è meravigliosa. La strada segue il fiordo e abbiamo sempre il mare di fianco. E vi ricordate quando stamattina ho detto che non avevamo avuto fortuna con i delfini? È bastato fermarci per pranzo e aspettare. Buongiorno, sempre dal Cile. Ieri abbiamo fatto una giornata di guida ed è stato bellissimo perché ci siamo fermati a pranzo
e abbiamo visto un sacco di delfini nuotare vicino a noi, quindi è stata veramente un'esperienza stupenda. Oggi ci siamo fermati a dormire in un bellissimo posto vicino al fiume. In generale qua in Cile, lungo la Carretera Austral, è veramente facile trovare posti molto belli vicino a laghi o fiumi, in mezzo alla natura, quindi ne abbiamo anche approfittato per fare la doccia. Oggi che non c'è vento, perché quando c'è tanto vento è impossibile perché vola via tutto. Abbiamo riscaldato l'acqua in pentola perché non fa caldissimo. Ora pranziamo e poi continueremo il viaggio verso sud perché manca ancora veramente tanto. Questo è il nostro meraviglioso spot dove abbiamo dormito. Qui c'è il posto per fare il fuoco e il fiume davanti a noi. Intanto l'acqua bolle in pentola e useremo la passata che abbiamo trovato a nord dell'Argentina, è la penultima, è buonissimo, cerchiamo di mangiarne poca alla volta perché è spettacolare, fatta in casa. Esattamente, ci troviamo a Villa Cerro Castillo, che è praticamente il limite della Carretera Austral dove inizia lo sterrato fino alla fine, che è Puerto Higgins. Noi non arriveremo fino lì perché poi bisogna tornare indietro, ma ci fermeremo praticamente a 2/3 della Carretera Austral e poi rientreremo in Argentina. Villa Cerro Castillo è anche famosa perché c'è una delle montagne più belle della Carretera Austral, che è appunto il Cerro Castillo, una montagna che è praticamente costituita da tantissime torri che svettano in mezzo alla neve, e si può arrivare con un trekking che però noi non faremo perché è veramente molto costoso. Infatti si parla di circa 22 euro a testa per percorrere 5 km. Ovviamente il prezzo è quello riservato agli stranieri perché i cileni pagano molto meno. I posti bellissimi ne vedremo e ne abbiamo già visti, e quindi ci accontentiamo di una vista spettacolare dal mirador che abbiamo passato ieri. Ci siamo fermati a fare il carico dell'acqua. Siamo in questa stazione di servizio della Copec e per la prima volta vediamo l'area di servizio per il motorhome, dove c'è una connessione d'acqua e poi si possono scaricare le acque grigie e nere. Aree di questo tipo sulla Panamericana non ce ne sono, a parte il Canada e Stati Uniti. È super comodo perché c'è il tubo e oggi non dobbiamo portare le taniche da nessuna parte. Qui finisce ufficialmente l'asfalto della Carretera Austral. C'è anche il cartello Fin Pavimento. Da qui è tutto cammino de terrazzeria. Mi sa che rivedremo l'asfalto tra molto tempo. Fra molto tempo, secondo i miei calcoli lo avremmo rivisto forse tra 400 km, e solo in Perù c'era capitato di percorrere così tanto sterrato, e io lo so bene che le vibrazioni non sono proprio il massimo per il nostro van, quindi cautela e vediamo che succede. Abbiamo percorso i primi 100 km, devo dire che mi aspettavo peggio. La strada sterrata dalla Carretera Austral a tratti è veramente molto battuta, e a parte il grande vento che c'è, i panorami sono bellissimi. Si incontra una quantità d'acqua incredibile generata dallo scioglimento glaciale
delle montagne qui vicino. Ci siamo fermati un attimo per una piccola tappa. Ogni tanto c'è bisogno di riposare la schiena per tutte queste pietre che abbiamo preso. E qui si può scendere praticamente nella valle del Rio Murta. E le acque di questo fiume sono di un azzurro incredibile. La sabbia è quella del mare, solo che l'acqua è fredda, antartica. C'è veramente tantissima acqua qua. Il bello della carretera australe è anche guidare e fermarsi nei posti che capitano. Decidiamo di accamparci qui per la notte. È un posto abbastanza riparato dal vento. Non voglio vedere la cartina per avere la sorpresa su cosa ci sarà dopo. Grazie per essere stati con noi e ci vediamo al prossimo video.